quest'anno proprio. Fischia! Gioco corto con Arnautovic, fischietto in bocca. Finisce qui! Ancora una volta, all'ultimo respiro, l'Inter vince la Supercoppa italiana. Terza vittoria consecutiva, l'Inter si conferma campione. Napoli battuto con la firma di Lautaro Martinez. Al termine di una lunga battaglia, l'Inter mette in bacheca un altro trofeo meritato dopo una super semifinale stradominata contro la Lazio. Oggi una grande battaglia contro un Napoli che ha saputo sporcare questa partita, ha saputo disinnescare l'Inter, ma poi l'Inter alla fine, anche grazie al Napoli in 10 uomini per effetto dell'espulsione di Simeone, nell'ultima mezz'ora l'Inter spinge e alla fine passa con Lautaro Martinez e ancora una volta anche lo zampino di Alexis Sanchez, che ci mette un po' del suo nell'azione che porta al gol. Simo, un altro porta ombrelli, come lo chiamano quelli che stasera staranno lì a sentirsi male mentre hanno provato a gufarci. Un porta ombrelli che adoro alla follia. Viva i porta ombrelli, viva le coppe e soprattutto viva Coppone Inzaghi, il re di coppe, sempre presente il nostro mister, che con questa coppa diventa, cioè con questa vittoria diventa il mister che ha vinto più Supercoppe italiane della storia. E cosa dire, battuti ragazzi? in Capello e Lippi. Battendo, esatto, 2 mostri sacri come Capello e Lippi. Io ripeto, come ho sempre detto, che non esistono coppette dal mio punto di vista, esistono coppe più e meno importanti, ma sempre coppe sono. Arrivi in finale, sei a 90 minuti dal trofeo, giustamente lo vuoi vincere, e l'Inter oggi lo vince nel modo più bello possibile per un tifoso, con il gol al 91esimo, dopo una partita molto difficile, adesso la analizzeremo, che poi ovviamente si era messa un pochino meglio, aveva cambiato la sua traiettoria dal rosso di Simeone in poi, laddove il Napoli è stato un po' costretto a rintanarsi dietro, l'Inter ha fatto gli ultimi 20 minuti più o meno in totale assedio, ma il Napoli sembrava veramente non riuscire ad essere colpito, ad essere perforato. Per fortuna all'ultimo secondo, sull'asse Sanchez, Pavard, Lautaro, il nostro re di coppe alza un altro trofeo. Ed è l'8ª Supercoppa italiana della storia dell'Inter, eguagliato il Milan che ne aveva vinte 3 consecutive e superato il Milan che è fermo a quota 7, con l'Inter che mette in bacheca quindi un altro trofeo anche dal punto di vista economico. Sono quegli 8 milioni di euro, ti sei un po' ripagato Buchanan di fatto, se vogliamo fare un po' i conti della serva, ma vincere aiuta a vincere, questa è la cosa che conta di più. Adesso analizziamo la partita, una partita che però Simo, devo dire purtroppo questa vittoria non incide per la nostra classifica su Sport Exchange Market. Vi condivido anche lo schermo Sport Exchange Market, questo gioco gratuito che vi consigliamo di partecipare a Sport Exchange Market. L'ultimo weekend di campionato abbiamo avuto dei buoni risultati, ma abbiamo perso qualche posizione in classifica purtroppo, sicuramente perché la lotta è molto agguerrita, state facendo dei buoni risultati, è un gioco completamente gratuito, non si paga nulla, si vincono dei premi reali ogni mese, se ne vincono poi anche a fine stagione. Vi lascio il link in chat per chi ci sta seguendo in diretta, mentre per chi ci sta seguendo in differita trovate anche il link in descrizione al nostro episodio. Simo, purtroppo abbiamo perso qualche posizione, siamo 97esimi in questo momento. Sì, purtroppo queste ultime 2 partite vinte così in maniera così soddisfacente non ci hanno aiutato. Comunque allora, se vuoi andare nella sezione matches che per dare un'occhiata, le ultime volte abbiamo avuto una strategia particolare, abbiamo comprato delle quote di squadre anche abbastanza rischiose. Io infatti a questo proposito volevo proporti eventualmente per il nuovo movimento, magari un qualcosa anche di un pizzico più conservativo, in stile Manchester City, Real Madrid, Bayern Monaco, c'è qualcosa, vabbè che Real Madrid nell'ultima sorvoliamo per come ha vinto, però abbinare tendenzialmente sì, andiamo anche perché il Real Madrid stavo vedendo che ha delle buone quote, qui potete vedere tutte le partite che ci sono, potete vedere anche le variazioni sulle quote, poi andiamo sul mercato, un Real Madrid, la quota del Real Madrid la possiamo acquistare, vediamo se ci sono quote in vendita. Sì, sono in vendita anche a un prezzo giusto, queste sono un po' overpriced, quindi non le prendiamo, le prendiamo ad un prezzo giusto. Prendiamoci, dai, un 10 quote del Real Madrid per cercare di risalire, le possiamo prendere. Poi
Vogliamo fare anche una giocata un po' più rischiosa, Simo? Cioè, potremmo vedere il Lione forse che ha fatto dei colpi importanti, che dici? Poi leggevo anche in queste ore, qualcuno parla di Sì, possibilità Benzema. Non escludo che okay. dopo questa vittoria galvanizzato lo prenda l'Inter, no scherzo ovviamente, però magari un ritorno in Francia di Karim, tra pochi giorni il Lione affronta anche il Marsiglia del nostro Correa, quindi Ah! ecco, sarebbe un motivo in più, cioè nel senso nel nostro caso sarebbe una situazione "win-win" tra virgolette. Lo stesso giorno di Inter-Juve tra l'altro credo, Vai, però il Lione dai è un club storico, adesso è messo male in classifica, può risalire, ci deve proviamo. risalire, su. Ci proviamo, dai, abbiamo fatto un bel portafoglio, adesso lo trovate qui, potete sempre tenere sotto osservazione le vostre quote. È un gioco, ripeto, non ci sono soldi, voi comprate le quote che poi variano come fosse un po' il mercato azionario in base a quelle che sono le prestazioni, i risultati soprattutto delle squadre. Quindi abbiamo il Lione, Real Madrid, Girona, un bel portafoglio, dai, che possiamo cominciare a scalare un po' la classifica. Trovate sportxmarket.com, link in chat per chi ci segue in diretta, link in descrizione per chi ci segue in differita, totalmente gratuito, mi raccomando. Simo, tornando alla Supercoppa italiana, una partita non brillante come quella con la Lazio, ma io sfido chiunque ad aspettarsi una seconda partita di quel tipo lì. Uno, perché il Napoli sicuramente ci ha studiato, due, perché sicuramente il Napoli aveva già fatto vedere contro la Fiorentina, ecco, queste contromisure molto difensive per poterci bloccare. Terza cosa, anche un pochino di stanchezza era un po' inevitabile. Tra l'altro diversi giocatori secondo me hanno mostrato oggi un po' di stanchezza. Si è giocato venerdì, si è tornati in campo oggi, il Napoli ha avuto anche un giorno in più per riposare, per prepararsi a questa partita. Mi aspettavo queste difficoltà, mi aspettavo sinceramente anche un po' più di precisione sotto porta, nel senso che quando ti giochi una finale comunque non mi aspetto tantissime occasioni da gol, ma questo è un problema un po' che ci portiamo dietro. Sì, oggi devo dire in maniera un pochino meno clamorosa, a parte, in un paio di casi, però mi ricordo altre partite con gol più assurdi ancora, se possibile, sbagliati. Io su stasera siamo ancora a caldo, quindi poi magari a freddo qualche ragionamento cambia, però l'impressione che ho avuto dal primo al 90° è di un Napoli che in linea generale ha approcciato la partita più per arginare l'Inter prima ancora che per costruire in avanti, ma devo dire che la cosa ha pagato, perché di fatto hanno giocato una Sì. buonissima gara in fase difensiva e ripeto, anche stando in 10 fino all'ultimo, bene o male, ci hanno contenuti bene, perché nel finale occasioni clamorose non tantissime per l'Inter al di là del gol. Quindi è una strategia che ha pagato. Sono stati colpiti, mi verrebbe anche da dire, nella maniera più classica con la quale una squadra che approccia una gara difensiva viene colpita all'ultimo minuto, in questo modo qui. Però secondo me hanno fatto il loro ed essendo poi una finale che di base è molto difficile vedere finali che finiscono 3-4-0, anche se una squadra magari sembra arrivare con uno stato di forma migliore e tutto quanto. Quindi che una partita del genere potesse complicarsi, secondo me era magari non prevedibile, ma quantomeno comprensibile. Non per questo il mio giudizio sull'Inter è negativo. La finale in quanto tale è una partita a scacchi. La cosa importante nelle finali, ed è quello che diciamo spesso, e direi che Simone Inzaghi è un concetto che ha probabilmente interiorizzato fin da quando è nato, è che le finali in qualche modo le devi vincere, anche se non riesci ad essere spumeggiante. Alzo le mani, a maggior ragione in Supercoppa, ma non solo, nei confronti del nostro mister e della sua squadra, io alzo solo le mani. Leggo un paio di commenti ringraziando di cuore Franco Barelli. Grazie Franco per il grande supporto, il capitano, prendiamoci la Supercoppa. Doppio ringraziamento al nostro Franco che dice la Supercoppa è nostra, la 8ª Supercoppa della storia nerazzurra, solo la Juventus ne ha vinte di più. Il nostro De Pica Pica, grazie di cuore, che lancia anche il coro Forza Inter con il coro di Pica Pica, grazie davvero di cuore per il grandissimo sostegno. Lele 84, Lele sempre con noi. Thuram si è mangiato 2 gol, uno clamoroso. Stasera purtroppo in versione un po' Arnautovic o in versione un pochino Lukaku delle finali Thuram. Una partita quando stasera è evidente che
hanno tagliato completamente i rifornimenti ai nostri attaccanti. L'abbiamo visto, la schermatura di Lobotka in generale del centrocampo, e poi ho visto che quando riuscivi a servire gli attaccanti, tendenzialmente da noi funziona molto quella giocata di mezzala, attaccante e sponda per l'altra mezzala che arriva al rimorchio. Oggi non siamo mai riusciti a farla. Su quella seconda palla erano sempre in agguato a complicarci, a sporcarci il passaggio, e non riuscivamo a passare. Quindi complimenti vanno fatti al Napoli. Credo che l'Inter comunque abbia dimostrato di essere più forte in generale di questo Napoli in questo momento, quindi abbia meritato poi di vincere con Lautaro Martinez. E Simo, tanti commenti negativi in chat: Inzaghi non inventa mai nulla, non cambia mai nulla, oppure le riserve, eccetera. Comunque di nuovo torna la difesa a 4 ad un certo punto di questa partita, si torna ad impostare a 4, tornano gli 3 attaccanti, vabbè che eri in superiorità numerica, vabbè quello che vuoi, però torna di nuovo questo 4-3-1-2, come vogliamo definirlo. Lui i 3 attaccanti li mette sempre con uno dietro ai primi 2, piuttosto che i 3, diciamo, a tridente. E ancora una volta questa scelta paga, perché è Sanchez di nuovo a metterci lo zampino con l'ultima palla servita perfetta per Pavard, che poi dalla destra fa l'assist in mezzo per Lautaro Martinez che la chiude. Quindi anche lì l'incisività, l'aver cambiato qualcosa che era in corso, ha dato i suoi risultati. Beh, decisamente sì, ma poi, come diciamo anche spesso, Non l'Inter è ti una sento, squadra... Simo, ma non so se dipende da me. La Prova chat, ora? Mi vediamo. senti? Vediamo se arriva il feedback in Ok, era chat. colpa mia, Ok. perdono. No, dicevo solo che di base l'Inter, per come è allenata, per come è preparata, è una squadra che non è schematica. È vero che gioca sempre col 3-5-2, ma ha delle posizioni in campo talmente fluide che pensare che l'Inter abbia uno spartito singolo, abbia sempre solo quel tipo di approccio, secondo me, lo dico sempre, è un po' limitante. Poi certo le 3 punte le vedi poco, i terzini li vedi poco, in quanto appunto nel 3-5-2 non li hai letteralmente in campo, però questo tipo di letture fanno dell'Inter, secondo me, una squadra difficile anche proprio da arginare. Poi però, come dicevi, ancora una volta qualche cosina di diverso l'abbiamo vista, e la cosa che mi piace di più di quest'Inter, che anche oggi ha fatto vedere, è che al di là dei cambiamenti è riuscita a rimanere sempre paziente fino all'ultimo. Io non ho mai percepito fretta nell'andare a provare a vincerla. Anche quando eravamo totalmente in controllo, perché loro erano uno in meno, erano tutti dietro, abbiamo sempre attaccato comunque con lucidità. E il gol nasce da un'azione dove non è che abbiamo fatto qualcosa di clamoroso. Azione pulitissima, Sanchez controlla, profondità per Pavard, cross a rimorchio, gol di Lautaro. È importante anche quello, perché quando vai in confusione poi ti fai paradossalmente più male tu che altro, perché cominci a sbagliare le giocate, a essere impreciso, a arrabbiarti con i compagni. E invece l'Inter adesso ci sta dimostrando di non subire questo tipo di situazione, ed è molto importante. Mi piace il commento di Veleno su Pavard, dice: ti permette di scivolare a 4, a differenza di Skriniar non è solo un difensore roccioso ma anche un'intelligenza tattica fuori dal comune. Sono d'accordo, e all'ultimo minuto c'è ancora lui ad attaccare, ad aggiungersi agli attaccanti. Meno bene Barella purtroppo stasera, una delle note negative di questa partita, che si becca anche un'ammonizione che lo costringerà a saltare la partita con la Fiorentina, dove mancherà anche a Calcianoglu. Questo è sicuramente un problema. Detto che, con tutto il rispetto alla Fiorentina, io mi aspetto che un Inter che vuole andare fino in fondo in tutte le competizioni possa battere la Fiorentina anche con Frattesi e Aslani, che stasera abbiamo visto Frattesi a gara in corso ancora una volta entrare bene in campo durante la partita, mentre Aslani stasera non lo abbiamo visto. Direi che possiamo chiudere qui per il momento la clip, Simo, credo. Poi dopo torneremo a parte con le pagelle e l'altro commento. Fatemi sapere nei commenti chi è stato per voi il migliore in campo dell'Inter. Sono curioso di sapere la vostra. Coppone Inzaghi per il nostro, per il nostro Simone è il migliore. Ricordate, Sport Exchange Market, trovate il link in descrizione per iscrivervi gratis, completamente gratis, e partecipare con noi. Iscrivetevi al nostro canale e, come dice giustamente il nostro José, che ringraziamo, un altro trofeo con Passione Inter. Grazie José, è vero, è vero.